amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Se non sei iscritta mi raccomando iscriviti, e in questo video ti vado a raccontare la mia esperienza con due brand molto diversi tra di loro ma molto particolari, Vendula London e Iburama, direttamente made in Italy. Ti invito ad aiutarmi a ricordarmi come si chiama quella serie, perché sto canticchiando da stamattina questa canzone e fa vorrei che YouTube mi bloccasse per violazione del copyright, quindi, però insomma non mi ricordo se è Vita da strega, mia moglie è una strega, una cosa del genere, però un telefilm mi faceva impazzire quando ero piccolina. Insomma, ci vediamo subito dopo la sigla. Il bello delle borse originali è che puoi esibirle, compra sempre borse originali. È tornata anche la mia bella punta e come ti dicevo in questo video andiamo a raccontare un pochino la mia esperienza con queste tre borse di due brand che sono appunto Vendula London e Iburama. Partiamo dal simil pelle o comunque prodotti sintetici e quindi partiamo da questo tipo di brand qua è da Vendula. Se hai visto il video e se non l'hai visto ti invito ad andarlo a vedere dopo che hai visto questa recensione post uso. Una delle cose che mi aveva colpito particolarmente di queste due borse era l'originalità, perché parliamoci chiaro, insomma sono due borse che non passano inosservate. Le ho utilizzate, ero più propensa per questa qui, ma più che altro te l'avevo già detto, confondendola con una casa giapponese. In realtà sono stata corretta da molte persone che non era una casa giapponese. Avete distrutto i miei sogni, perché ognuno nelle borse ci vede quello che vuole. Prima di andare avanti però ti ricordo che questo video non è sponsorizzato, le borse le ho acquistate, nessuno mi paga per parlare di questi brand. Dicevo, Vendula London, che è un brand molto particolare che ho avuto modo di conoscere, però che ho scoperto che conoscete in tantissime e quindi continuate a scrivermi qui sotto. Dicevo, ho cominciato ad usarle, mi è piaciuta particolarmente questa e pensavo mi piacesse di meno questa, quindi un po' per i colori, un po' per la praticità, perché ti dico, una delle cose che ho trovato fighissime e che ho condiviso soprattutto su Instagram è proprio questa chiusura, perché tenendola con la tracolla di lato questa cosa è fighissima perché si chiude da sola. Quindi per me, che sono la persona più pigra del mondo, il fatto che la borsa si chiuda quasi automaticamente, provo a farti vedere che cosa intendo. In pratica, camminandoci a volte ti capita o di prendere il cellulare, faccio proprio come se fosse così, sto sulle punte, non sono cresciuta, e praticamente se devo prendere il cellulare o la borsa così, poi semplicemente facendo così la borsa si chiude, poi è leggerissima. Il piccolo neo è che non ci va tanta roba. Cosa diversa invece è successa per questa qui, che è molto più capiente e in realtà ha dato meno problemi di quanto pensassi. Pensavo fosse anche più pesante, in realtà come sempre poi mi succede, magari ho dei pregiudizi verso alcuni prodotti che acquisto, poi usandoli queste cose insomma vengono un po' a mancare. Molto efficace, l'ho usata abbastanza. Unico difetto che, come vedi, si sta un po' sporcando, ma questo è normale perché è il tipo di materiale e sto testando qualcosina per pulirlo ed evitare che poi spellecchi, perché ho la sensazione che poi riutilizzandola per un bel po' di tempo ovviamente questi angoli qui possono dare problemi, ma al momento problemi non ne hanno dati, quindi tutto a posto. Le ripromuovo, sono borse molto particolari, sono andata a vedere sul sito e viene davvero voglia di comprare. Poi io sono particolarmente amante pure degli anni 50 e quindi per tante cose, per un po' il mood e tutto il resto che racconta questo brand, mi sento molto vicina. Passiamo a Iburama, altro brand, altra corsa. Anche questo brand qua mi ha stupito. La borsa pensavo che fosse molto meno capiente, l'ho utilizzata per fare alcuni spostamenti e prima stavo provando a pulirla, ma non ti voglio dire come perché stavo utilizzando il dito e la saliva, quindi non è proprio un metodo da farti riproporre, però è l'abitudine. Purtroppo ci sono delle tecniche antigieniche sicuramente, però quando stai in fabbrica succede qualche volta, non spesso, che magari era un metodo pure un po' più antico,
che c'era questo detto che non lo so se c'era un po' di pelle un po' opaca, allora mia madre prima, non so, nei periodi estivi, quando stava sudata, prendeva un po' di sudore e lo passava sopra. Perché? Perché la pelle con il sudore, e io lo so che può sembrare una cosa, diciamo, che vi fa un po' senso, anche a me fa un po' senso a pensarlo, però succedeva, mettiamo così, ma che ha dell'efficacia in questo senso, quindi dei difetti andavano via, piccoli graffi eccetera. Poi ovviamente si è capito che era semplicemente che ingrassando delle parti e non c'era bisogno del sudore o della saliva, in pratica si togliessero dei piccoli difetti, e quindi così ti invito a vedere che comunque con qualcosa di un po' più grasso non necessariamente devi fare così, tirando via anche il fondotinta e quindi poi ripassandolo su una borsa bianca puoi ottenere più o meno lo stesso risultato, ma non è questo il caso in cui vogliamo parlare di come correggere. Dicevo, questa borsa mi ha stupito, primo perché mi piace tantissimo per l'estetica, poi se vedi rispetto alla recensione che ho fatto dopo averla acquistata, questa borsa è diventata pure più morbida e a me piace di più. Un piccolo difetto è ovviamente dovuto alla chiusura. Quando ci sono le cose dentro dà un po' di problemi a rimanere chiusa così, e quindi gli devi fare un nodino perché sennò tende ad aprirsi, però insomma niente di troppo trascendentale, diciamo così, o di troppo impegnativo. Come vedi l'ho usata tanto, e purtroppo il problema delle borse bianche in questo caso, cioè, veramente l'ho buttata a terra, usata in macchina, insomma maltrattata un bel po', però tutto sommato io direi la borsa ha mantenuto bene. L'unica cosa che ho visto è che è uscita un po' di colla da qui, stanno un po', come dire, cedendo i punti di cucitura qua dentro, ma non è una cosa che poi altera l'estetica della borsa, perché comunque è una cosa interna. E ti dicevo, è estremamente comoda rispetto a quello che pensavo. Primo, è abbastanza capiente, ci ho fatto entrare, so io che incastro le cose, però c'è entrato un bel po' di roba, e ho anche un bel portafoglio grande, cioè che è una clutch, quindi insomma c'è entrata tranquillamente, il portatrucco che è una bella pochette ingombrante, insomma tutto bene, e fa una bella figura. Riesce ad unire l'utilità del fatto che comunque sicuramente non ci può entrare il computer dentro, ma ci entrano tante cose, insieme ad un'estetica che è molto molto gradevole. Quindi, togliendomi anche qualche scetticismo nella speranza poi di sapere poi di preciso dove producono e tutto il resto, come ci siamo dette nel video precedente, io mi sento di ripromuovere un ottimo made in Italy, certo una fascia di prezzo importante, che però secondo me vale la pena. Le ho promosse tutte e due questa volta, e così ti saluto e ti aspetto al prossimo video. Mi raccomando, compra sempre borse originali e continua a sostenermi. Grazie del tempo che mi hai dedicato. Ciao da Arnella.